Benvenuti su Voce Strumento Interiore, capitolo 5, capitolo degli esercizi. Sirene su asse verticale delle Y. Le sirene non sono ancora a cantare, però insomma, più o meno ci siamo. Ora, qui stiamo mettendo praticamente a confronto due metodi, quindi per quanto riguarda le cavità di risonanza, gli armonici, sob, quack, twang e cry, il voicecraft. E dall'altra parte ci stiamo mettendo insieme, stiamo mettendo a confronto il TVS, il The Vocalist Studio di Robert Lunte. In realtà sono due cose che vi aiutano entrambe ad ottenere la stessa cosa. Immaginiamo innanzitutto una sirena. Prendiamo una sirena. Ok, questa A sale di un'ottava lentamente. Io l'ho fatta molto veloce, voi la dovete rallentare così avete modo di fare cosa. Vediamo un attimino. Abbiamo visto, guardate di nuovo il grafico che c'è nel capitolo 5, che quando una nota sale va prima portata indietro, poi va portata un po' più su, quindi passeremo da palato molle a orofaringe, faringe e poi su nelle cavità paranasali, nello specifico nel registro di testa. Abbiamo visto che quando la voce davanti si chiama tessitura o si chiama speech, che quando si torna indietro ci troviamo in sob o zona sbadiglio sospiro per la lirica. Saliremo, ci sposteremo in quack twang, metodo voicecraft, e poi saliremo in cry, di nuovo o registro di testa. La lirica lo chiamerebbe registro di testa e voicecraft lo chiamerebbe cry. Come il pianto del bambino, quando siamo in cima abbiamo un suono un po' più acuto e temperato, perché il suono del bambino ovviamente è ricchissimo e ci sono gli zigomi molto in alto di frequenze acute. In ogni caso vedete già il parallelismo, non ve lo devo spiegare, la cosa è abbastanza intuitiva. E in realtà a questo punto voi avete una scelta. Quando voi dovrete fare questa sirena che sale, voi potete pensare o di cambiare la vocale o potete pensare di percorrere delle cavità e addizionare il vostro suono di determinate frequenze. Se pensate di cambiare le frequenze, otterrete in automatico i cambi vocalici. Se pensate ai cambi vocalici, andrete in automatico a portare la voce in determinate cavità, quindi il risultato non cambia, il risultato è lo stesso. Questi due metodi sono due metodi che, grazie a un metodo crossover, adesso voi sapete che dicono la stessa cosa, quindi proviamo a prendere una sirena di A e qui noi stiamo facendo un parallelismo. Quando io quindi percorro lentamente questa sirena, se io immagino di portare sob, quang, twang e cry, in automatico sentite come cambia la vocale. Partiamo da davanti speech, diventa un po' più O, quando si sposta dietro, ok, prendiamo il video rallentatore, potessimo rallentarlo. Quando la pulita italiana si sposta indietro, inseriamo il sorriso nascosto e si sposta in sob, palato molle, questa A diventa un po' più O. Quando noi dal palato molle ci spostiamo orofaringe, faringe e poi stiamo cominciando a salire, questa O torna a essere una A, fino a che poi quando saremo in cima otterremo di nuovo una A pulita. Quindi, che voi ragionate in termini di cambi vocalici, che trasformiate la A in O quando passa dal sob e poi ritorniate a trasformarla in una A quando ritorniamo a salire dal quack, twang al cry, è la stessa cosa che pensare direttamente alla frequenza. Quindi, se io penso alla frequenza e penso al cambio vocalico, ottengo lo stesso risultato. Adesso provo a pensare alla frequenza. In realtà si farà un po' meno fatica. Tra i due metodi, quindi pensare di cambiare la vocale foneticamente, a parte che è più difficile, non è proprio intuitivo il cambio fonetico di una vocale. Possiamo dire che in Italia abbiamo tanti dialetti, per esempio noi piemontesi la E la facciamo molto larga, quindi ci sono magari anche per fortuna e per nascita in determinate regioni d'Italia e relativi dialetti sarà più facile per qualcuno capire cos'è un cambio vocalico. La Puglia, Lecce, in provincia di Lecce si allarga molto, quindi per alcuni magari sarà più comodo così, sarà più comodo pensare, perché il vostro dialetto è quello, che è più semplice cambiare la fonetica vocalica. In realtà vi consigliamo di pensare alla frequenza. Vi consigliamo di pensare quindi in termini di Joesti, il voicecraft, spostatevi in sob, trasformate la vocale, ma pensate scuro, salite in quack, pensate medio, e arrivate in cima e pensate cry, pensate chiaro, pensate di temperare il suono. Le due cose viaggiano in parallelo, pensando uno otterrete l'altra, pensando l'altra otterrete una. Esattamente lo stesso risultato.